Bene ragazzi, bentornati insieme alla mia bellissima gattona Sofì, guardate com'è bella, che è la mia socia, la mia portafortuna. Continuo a parlarvi della filosofia di Giordano Bruno. Questa volta prenderemo in esame il secondo gruppo di dialoghi, vi ricordate? I dialoghi cosiddetti storico-antropologici, che vengono chiamati anche però dialoghi morali, ovvero lo spaccio della bestia trionfante, la cabala del cavallo pegaseo e gli eroici furori. Questi tre dialoghi, queste tre opere di Giordano Bruno, poiché la scorsa volta, nella scorsa lezione, abbiamo appunto parlato dei dialoghi cosmologici, ontologici e teologici. Insomma, la distinzione tra questi due gruppi di dialoghi è abbastanza convenzionale. Comunque in questi dialoghi Bruno parla proprio della morale, dell'antropologia umana e della storia, anche della storia della religione. Secondo me il più importante è senz'altro lo spaccio della bestia trionfante. Che cosa dice Bruno nello spaccio della bestia trionfante? Ricordate che abbiamo concluso la scorsa lezione dicendo che nell'universo infinito, panpsichico e panspermico di Giordano Bruno tutto è affidato alle vicissitudini, no? Noi stessi, come tutti gli altri enti, tutte le particelle della natura animata, della materia animata, in realtà si trasformano continuamente in qualcosa d'altro, sono solo degli accidenti, sono solo delle forme provvisorie in cui si organizza l'uno tutto, che è l'unica sostanza che esiste, l'universo, il tutto. Sembrerebbe da quello che ho detto, se ci fate caso, che appunto non esista più alcun tipo di gerarchia all'interno delle vicissitudini continue, delle trasformazioni continue in questo universo infinito, continuamente generante, continuamente automoventesi, no? Che quasi quando io muoio, quando qualunque cosa arriva alla propria corruzione, si trasforma in qualcosa d'altro, questo avvenga, no? Cioè tutte le vicissitudini universali avvengono in maniera casuale, non gerarchica, non ordinata, oppure anche in maniera deterministica, però senza più che vi sia un senso, d'accordo? Una provvidenza, cioè un insieme di vicissitudini in cui tutti ci trasformiamo in qualcosa d'altro, in un tempo, in uno spazio infinito, senza che vi sia una provvidenza, senza che vi sia un principio che stabilisce in quale senso, in quale direzione vanno queste trasformazioni. E tutto ciò, guardate com'è bella Sofì, che stranamente sta buona oggi, non se ne vuole andare, vuole partecipare alla lezione con me, e che quindi tutto questo cospira a vedere l'universo come qualcosa dove non vi sia più alcun ordine, alcuna gerarchia. In parte Giordano Bruno, quando scrive opere come De la causa principio et uno, oppure dell'infinito universo et mondi che abbiamo descritto nella lezione precedente, in parte Giordano Bruno vuol dire proprio questo. Però all'interno dello spaccio della bestia trionfante Giordano Bruno sembra in qualche modo contraddirsi, perché sostiene che l'essere umano, l'uomo, la specie umana, ha qualcosa di diverso, di più, di aggiuntivo e di migliore rispetto agli altri enti e rispetto anche agli animali come la mia gattona Sofì. Cioè, inizialmente sembrava, no, che l'essere umano fosse trasformato dalla vicissitudine universale eh, esattamente come gli altri enti. In effetti Giordano Bruno, anche nello spaccio della bestia trionfante, conferma che l'essere umano soggiace alle stesse regole, agli stessi fenomeni, alle stesse trasformazioni di tutti gli altri enti. E tuttavia un'idea di gerarchia, un'idea di superiorità,
di una classe di enti rispetto ad un'altra classe di enti emerge qui nello spaccio della bestia trionfante, a differenza di quel che sembrava dell'infinito universo et uno. Infatti l'uomo ha qualcosa di più che lo differenzia e lo rende migliore dagli altri enti e anche dagli animali. L'uomo ha qualcosa che gli altri enti dell'universo non hanno. L'uomo ha l'intelletto e la mano. L'uomo cioè ha la capacità attraverso l'intelletto e la mano di modificare intenzionalmente la natura, di produrre dei mutamenti della natura che sono finalistici, che sono intenzionali, mentre invece gli altri enti, per esempio anche gli animali che sono più simili agli uomini, come la mia gattona Sofì, quando modifica la natura, è vero Sofì, non lo fa in maniera intenzionale, in base ad un fine, lo fa in maniera casuale, prendi gli oggetti, li butti giù dai tavoli, non sai neanche tu perché lo fai, è vero. Invece l'uomo modifica la natura, cioè ha la mano, prima di tutto ha la mano che gli animali non hanno e quindi può operare e manipolare in maniera molto più precisa e profonda nella natura, trasformarla in maniera molto più significativa ed efficace rispetto agli animali. Ma la mano è preceduta dall'intelletto, cioè ciò che l'uomo fa con le sue caratteristiche tecniche manuali è ciò che è già stato pensato nella mente dell'uomo, cioè organizzato razionalmente, e quindi l'uomo modifica la natura in maniera diversa, in maniera intenzionale, in maniera molto più profonda rispetto agli altri esseri come Sophie, che per esempio quando mordono e scalciano non sanno il motivo per cui mordono e scalciano, cioè ha una sottospecie di mani, ce l'ha anche lei, ma un intelletto forse non ce l'hai, vero povera Sofia? Almeno così dice Giordano Bruno. La lasciamo andare perché sta diventando scalpitante e quindi l'uomo è superiore rispetto agli altri esseri e anche agli animali perché ha un'operosità, perché ha una capacità di lavoro, almeno in teoria, cioè ha la capacità di operare intenzionalmente e di modificare intenzionalmente ed efficacemente la natura in base a un fine, d'accordo? L'operosità. Invece gli animali questa operosità, o tutti gli altri enti, questa operosità non la hanno. Quindi non è proprio vero che tutti gli enti sono uguali e escono fuori dalla morte, dalla nascita, dalle trasformazioni incessanti di questo calderone panteistico e panpsichistico che è l'uno tutto, l'universo browniano. Vi sono degli enti che in qualche modo sono superiori agli altri, d'accordo? L'uomo però, attenzione, può anche non mettere in pratica l'intelletto e la mano, cioè l'operosità, la capacità di lavoro, la voglia di lavorare, di modificare la natura, e può cadere nell'ozio. L'ozio è la cosa peggiore che ci possa essere. Dall'ozio nasce anche l'ira, l'invidia, la violenza, per quanto sembri strano, qualunque cosa deriva dall'ozio. Conoscete il detto, il proverbio, l'ozio è il padre dei vizi? Ecco, Giordano Bruno era perfettamente d'accordo. L'ozio rende gli uomini simili agli animali. Quando l'uomo non mette in pratica le sue caratteristiche antropologiche che lo distinguono, lo rendono superiore agli animali, cioè l'intelletto e la mano, l'operosità, e finisce nel non essere operoso, finisce nell'essere un fannullone, finisce nell'ozio, nell'avere una vita statica che non produce, ecco, l'ozio trasforma l'uomo in bestia. E quindi da qui anche il significato del titolo dell'opera, cioè lo spaccio della bestia trionfante. La bestia che trionfa non è altro che l'ozio, cioè l'ozio è la bestia che l'uomo metaforicamente deve scacciare, cioè spacciare. Spaccio in questo caso significa espulsione, eliminazione.
Quando John Toland tradusse in inglese Lo spaccio della bestia trionfante, diede ad essa appunto il titolo inglese di The Expulsion of the Triumphant Beast, cioè l'espulsione della bestia. Quindi spaccio nel senso di spacciare, cioè nel senso di eliminare, d'accordo? Lo spaccio, l'eliminazione. Quindi quando non usa l'intelletto alla mano, la sua operosità, l'uomo si trasforma in bestia, in animale, e la bestia, questa condizione umana di ozio simile agli animali, deve essere spacciata, deve essere in qualche modo eliminata dall'uomo, che deve essere operoso e non ozioso. Quindi il significato del titolo, la bestia, è l'ozio. Molti questo ancora non lo capiscono, incredibilmente dicono, per quello che, in base a ciò che Giordano Bruno dirà tra poco e vedremo, che la bestia sia rappresentata da Lutero, oppure da San Paolo, oppure dal cristianesimo, oppure dal Papa. Niente di tutto questo. Queste sono figure, come vedremo, che favoriscono l'ozio, secondo Giordano Bruno. Però Giordano Bruno, quando parla della bestia, parla dell'ozio, cioè la bestia è l'ozio, non è il Papa oppure Martin Lutero. Attenzione a questo, ok? Attenzione, Giordano Bruno dice che l'uomo, se non è operoso, se è ozioso, si trasforma in bestia, non soltanto in maniera analogica, in maniera simbolica, ma in maniera reale. Infatti, nelle eterne vicissitudini a cui vanno incontro, trasformazioni a cui vanno incontro tutti gli enti, Giordano Bruno, riprendendo l'idea della metempsicosi, della reincarnazione, dice che gli uomini che si sono comportati bene, sono stati operosi, hanno utilizzato l'intelletto e la mano, si trasformeranno poi in altri esseri umani sapienti, insomma in forme di vita nobili. Invece l'uomo che sia stato ozioso, mancante di operosità, fannullone, si trasformerà nella prossima vita, nella prossima forma. Sapete, ricordate, l'universo in continua trasformazione trasforma le forme l'una nell'altra, si trasformerà in una forma, quindi diciamo metaforicamente si reincarnerà, si trasformerà in una forma che è quella di un animale, anche magari di un animale viscido e strisciante, di un animale schifoso, repellente. E quindi vedete, non è soltanto una metafora, davvero dopo la morte gli uomini oziosi diventeranno bestie, perché l'ozio trasforma l'essere umano in bestia, trasforma l'essere umano in bruto, perché se tu non utilizzi le caratteristiche migliori dell'essere umano, l'intelletto alla mano, e sei solo ozioso, vai solo in cerca del divertimento sfrenato, del piacere superficiale, invece di costruire qualcosa che fisicamente, intellettualmente è apprezzabile, tu proprio diventerai come bruti, fisicamente, realmente ti reincarnerai, si trasformerai in un animale, cioè in una bestia brutta, d'accordo? Questo aspetto, attenzione, prevede il libero arbitrio, ma prevede, attenzione, anche, l'abbiamo visto, una sorta di finalismo, una sorta di provvidenza, una sorta di giustizia all'interno della natura. Proprio nell'opera immediatamente precedente allo spaccio, cioè nell'opera della causa, principio et uno, tutte queste cose nell'opera precedente, come ho detto all'inizio, non emergevano. Invece nello spaccio della bestia trionfante emerge l'idea che attraverso il libero arbitrio, usato bene o usato male dall'essere umano, l'essere umano è responsabile del suo destino, e quindi nel mondo vi è qualcosa che è ovviamente insito nella natura stessa, nell'uno tutto, vi è un principio finalistico, una giustizia, una provvidenza che regola le vicissitudini. Le trasformazioni delle vicissitudini, come ho detto anche all'inizio, non sono casuali oppure deterministiche, senza che l'essere umano possa fare niente. Al contrario, queste vicissitudini seguono un senso, hanno una giustizia, hanno in mente un fine, e il senso, la giustizia e il fine è che chi si è comportato bene, è stato operoso, si trasformerà
in una successiva forma vivente nobile, chi non è stato operoso si trasformerà in una successiva forma vivente ignobile, come un animale, come per esempio in un animale viscido. Questo è un altro di motivo di attrito. Vi ricordate? Vi ho parlato dell'attrito, dello scontro, della lite che Giordano Bruno ebbe con i professori, con i magistri, con i maestri protestanti calvinisti di Oxford, i quali da radicali calvinisti, poi ben presto prenderanno il nome di puritani in Inghilterra, protestanti, questi inglesi calvinisti maestri di Oxford rifiutavano il libero arbitrio, pensavano che l'essere umano fosse predestinato da Dio, come pensano tutti i protestanti, ma soprattutto i calvinisti, predestinato da Dio, e che quindi le opere, come diceva Lutero, non servissero a niente. E Giordano Bruno è d'accordo e litiga con i calvinisti, con i professori universitari di Oxford, perché Giordano Bruno dice che le opere e il libero arbitrio sono fondamentali per il perfezionamento umano, per far sì che l'uomo davvero diventi e si esprima come uomo. Non solo, ma Giordano Bruno dice addirittura che quando l'uomo trasforma la natura con l'intelletto e la mano, trasforma la natura come la trasforma Dio, Dio inteso appunto come la natura vivente, però trasforma la natura come Dio, quindi praticamente l'uomo si indiarsi. L'uomo, trasformando intenzionalmente, proficuamente la natura con l'intelletto a cui segue l'operosità della mano, diventa del tutto simile a Dio, si eleva fino a Dio. Giordano Bruno arriva a dire che l'uomo è coartefice della natura e delle sue trasformazioni, perché collabora, coopera con Dio nella trasformazione della natura, trasforma la natura esattamente come la trasforma Dio, quindi si rende degno di Dio. E ovviamente invece a Giordano Bruno non va bene la dottrina protestante fatalistica secondo lui, deterministica secondo lui, negatrice del libero arbitrio, e su questo siamo tutti d'accordo, in base alla quale il destino dell'uomo è già determinato prima del suo concepimento, prima della sua nascita da Dio, che appunto secondo i protestanti ti dà la grazia se vuole mandarti in paradiso, non te la dà se vuole mandarti all'inferno, tu comunque sei già predestinato, è la famosa doppia predestinazione di Calvino, e quindi le opere non servono a niente. E questo viene interpretato ovviamente da Giordano Bruno nel seguente senso, nel fatto che la religione protestante, non solo quella calvinista ma in generale la religione protestante, negando il libero arbitrio e negando l'importanza delle opere per la salvezza, perché per i protestanti solo la grazia salva, ovviamente negano l'operosità dell'uomo. La religione protestante, in particolare il suo primo rappresentante Martin Lutero, vengono duramente criticati da Giordano Bruno all'interno dello spaccio della bestia trionfante. Perché? Perché Martin Lutero ha negato l'operosità dell'uomo. Se le opere, neanche le opere buone, servono a niente, è tutto già predestinato, Dio ti ha predestinato al paradiso o all'inferno, e tu puoi essere appunto ozioso. Perché devi lavorare? Perché devi darti da fare? Perché devi fare qualcosa di buono? Dio ti ha già predestinato al paradiso e all'inferno prima che tu nascessi. Tu non puoi modificare la decisione, la volontà di Dio. E allora, secondo Giordano Bruno, la religione protestante, a differenza di quella cattolica, è peggio di quella cattolica, d'accordo? Perché porta proprio l'uomo, spiega all'uomo che può restare ozioso, che può restare inoperoso, e quindi lo trasforma in qualche modo in bestia, perché sapendo che Dio mi ha già predestinato al paradiso e all'inferno, io non ho bisogno di lavorare, io non posso fare niente, è inutile che io faccia qualunque cosa. E quindi la predestinazione, la negazione del libero arbitrio, la grazia, che è l'unica cosa che salva, vengono interpretate ovviamente da Giordano Bruno come
un'istigazione all'ozio, e quindi Martin Lutero viene insultato in tutti i modi possibili all'interno dello spaccio della bestia trionfante, perché lui avrebbe causato appunto questo crollo dell'umanità, almeno di mezza Europa che seguiva la religione protestante, verso l'ozio, verso la trasformazione dell'essere umano in bestia. Martin Lutero viene chiamato addirittura da Giordano Bruno l'angelo del male. Allora, da quello che finora io ho detto, voi potreste trarre la conseguenza che Giordano Bruno non sia totalmente anticristiano, no? Ma che sia soltanto antiprotestante, perché i protestanti negano il libero arbitrio alle opere, però la religione cattolica le ammettono. Infatti non da molto tempo si era chiuso il Concilio di Trento, che aveva ristabilito da parte della Chiesa cattolica, contro le opinioni dei protestanti, l'esistenza del libero arbitrio e il valore delle opere. Quindi potrebbe sembrare che qui la polemica, capite, di Giordano Bruno sia solo contro Lutero, sia solo contro i protestanti, ma in realtà non è così. La polemica di Giordano Bruno, e questo causò la sua condanna e il rogo, perché lui, vi ricordate, fu condannato per quello che aveva scritto nello spaccio della bestia trionfante. La polemica di Giordano Bruno non è solo una polemica antiprotestante o antiluterana, è una polemica che coinvolge tutto il cristianesimo, capite? Per Giordano Bruno Lutero è solo il punto più basso del cristianesimo, però in realtà il cristianesimo, anche quando era totalmente cattolico, partendo da Gesù Cristo e soprattutto con San Paolo, secondo Giordano Bruno è sin dall'inizio cattiva religione. Non è solo Lutero e i protestanti che spingono all'ozio, la religione cristiana in generale sin dall'inizio, anche quella cattolica, spinge all'ozio. Capite? Lutero, essendo protestante, è il punto più basso di questo percorso. La religione cattolica è leggermente migliore rispetto a quella protestante, ma tutto il cristianesimo porta all'ozio. Se leggiamo già nei Vangeli, dice Giordano Bruno, la religione cristiana, il cristianesimo in generale, non favorisce l'intelletto e la mano, al contrario della mano. Si vede che già nei precetti evangelici un altro organo del corpo, un organo passivo, l'orecchio, viene prediletto da Gesù Cristo e dal cristianesimo in generale. Il Vangelo prescrive soltanto l'ascolto passivo, non l'azione, ma soltanto il recepire passivamente una rivelazione divina, senza dover fare niente. Chi ha orecchie per intendermi, mi intenda, dice il Vangelo. Così come il Vangelo dice, venite, ascoltate la parola. Il cristianesimo trasforma l'uomo in bestia perché valorizza l'orecchio e non la mano, valorizza l'ascolto passivo e non l'azione, e non l'operosità, e questo sin dall'inizio. I cristiani sono degli asini, attacca violentemente Giordano Bruno, e la santità tipica del cristianesimo è una santa asinità, in base ad un'espressione famosa che Giordano Bruno utilizza nell'opera successiva, La Cabala del cavallo Pegaseo, ma anche in alcune poesie, in alcuni sonetti. La santa asinità, la santità, i santi cristiani non sono da elogiare, da esaltare come modelli di virtù secondo Giordano Bruno, al contrario. Il cristiano, quando cerca di fare la vita del santo, no? Che tipo di virtù sviluppa? Non una virtù verso l'azione, ma una virtù verso la contemplazione. La contemplazione, la preghiera, la riflessione, sono tutte cose assolutamente passive. Quindi i santi cristiani non devono essere presi a modello di virtù, anzi i santi cristiani sono viziosi, i santi cristiani sono oziosi, i santi cristiani, la morale cristiana trasforma l'uomo in bestia perché è solo una morale della passiva accettazione di una parola, di una rivelazione, così come la preghiera,
così come gli esercizi spirituali in solitudine, l'autoisolamento dal mondo dei monaci e così via. I santi in realtà sono asini, lui rappresenta in maniera ovviamente insultante come degli uomini come degli asini, oppure con degli uomini con delle enormi orecchie di asini che sanno soltanto ragliare quando vengono frustati e quindi obbediscono a qualcun altro senza prendere iniziative autonome. In questo modo Giordano Bruno sviluppa una vera e propria filosofia della storia, ben precisa, che io di solito con i miei studenti, e mi azzardo a farlo anche qui con voi, esprimo attraverso un grafico, ok? Un grafico cartesiano. Sulla linea orizzontale mettiamo il tempo, sulla linea verticale mettiamo, non lo so, la civiltà, il grado di civiltà. Secondo Giordano Bruno, nella storia esistono anche qui delle vicissitudini, cioè esistono, attenzione, epoche di fioritura e epoche di decadenza, epoche di fioritura quando c'è l'operosità, ovviamente epoche di decadenza quando invece l'umanità tende all'ozio, alla passività. Quindi esistono epoche, momenti, epoche, secoli creativi nella storia e secoli invece di declino, di decadenza. Giordano Bruno chiama questa alternanza della storia anche epoche di vecchiezza, quando c'è l'ozio, e epoche di giovinezza. Allora, secondo lui, attenzione, all'inizio del tempo, il livello di civiltà, di operosità, era massimo, d'accordo? All'inizio gli uomini conoscevano tutto, avevano la conoscenza di tutto, erano operosi, c'era una civiltà perfetta, ok? Secondo lui questa civiltà perfetta che porta al massimo livello, poi vedremo scenderà proprio la misura della civiltà, erano gli antichi egizi. Poi l'essere umano, la razza umana che possedeva la conoscenza assoluta, il massimo della conoscenza, pian piano inizia a perderla. Quindi, come vedete, nel tempo il valore che rappresenta il grado di civiltà si abbassa sempre di più. Giordano Bruno è prescientifico, non ha assolutamente l'idea di progresso lineare, di accumulazione progressiva della conoscenza nel corso del tempo, quell'idea di progresso che in quegli stessi anni veniva teorizzata in Inghilterra da Francesco Bacone. Secondo lui esiste un livello massimo appunto di conoscenza e poi non c'è un progresso nell'aumento delle conoscenze, anzi man mano nella storia la conoscenza, la civiltà, d'accordo, declina fin quasi a zero, al punto più basso. E quindi anche con la Grecia, diciamo G, se mettiamo qui la Grecia, oppure con i Romani, diciamo R, c'è già la decadenza. Attenzione, non fate l'errore di pensare che tutti i rinascimentali ritenessero che la sapienza massima fosse derivata da Grecia, dai greci o dai romani. Ve ne sono alcuni, come Giordano Bruno, che pensano che la civiltà madre di tutte le scienze, di tutte le conoscenze, di tutte le possibilità anche tecniche costruttive, no? Le piramidi, le grandi opere, la civiltà egemone in realtà fosse l'Egitto, la madre di tutte le scienze, che poi ha fatto arrivare, ha trasmesso il proprio sapere ai greci, ai romani e ai latini, però già nell'epoca greca e romana si abbassa, diciamo, il livello di civiltà, il livello di conoscenza, che si abbassa anche con Cristo, ha un'altra botta, diciamo, con Cristo e con San Paolo, e poi però arriva proprio al punto più basso possibile, come abbiamo visto con Lutero, ok? Questa è la sua idea. Quindi la bestia, cioè l'ozio che deve essere spacciato, è stato inserito nel mondo dal cristianesimo. Già prima c'era stato un regresso rispetto alla sapienza degli Egizi. Gli Egizi, quando gli egiziani hanno fatto crollare la loro civiltà, ma poi con il cristianesimo in generale, capite, e poi con Lutero in particolare, si
si arriva al punto più basso. Quindi capite, la polemica è anticristiana al 100%. Giordano Bruno semplicemente dice che Lutero è il punto più basso del cristianesimo, che i protestanti sono peggio dei cattolici, però l'ozio, la mancanza di operosità è addebitabile al cristianesimo in generale, ok? Allora, qual è il punto? Prima di tutto, Giordano Bruno non crede nel progresso, crede, come si credeva fino a una certa epoca, nella superiorità degli antichi. Non era il solo a farlo, a credere in una prisca teologia o in una prisca filosofia, è la stessa cosa. Prisca significa primordiale, significa originaria, significa primigenia. C'è una primordiale teologia, una primordiale filosofia, è un'epoca in cui gli uomini sapevano tutto, erano perfetti, conoscevano la verità assoluta, e questo avviene all'inizio dei tempi. Dio, come un dio, il dio egiziano Hermes, Ermete Trismegisto, Teut in egiziano, il dio Hermes ha rivelato agli uomini la verità delle cose, ha rivelato tutto, tutta la sapienza possibile, una verità assoluta. Poi pian piano però questa verità, questa civiltà, questa conoscenza è andata scemando, ok? Quindi l'idea della prisca teologia, che è proprio l'esatto contrario dell'idea dell'accumulazione nel tempo del sapere, cioè dell'idea di progresso. Questo grafico, secondo un Francesco Bacone, fa così, cioè all'inizio non sapevamo niente, poi pian piano fa così, il contrario, non così come in Giordano Bruno, così all'inizio non sapevamo niente, poi man mano aumentiamo le nostre conoscenze, che in ogni epoca saranno superiori a quella precedente. Invece Giordano Bruno è ancora ancorato l'idea di prisca teologia, cioè il fatto che esistesse una conoscenza grandiosa all'inizio dei tempi e man mano viene persa, interpretando il passare del tempo e delle epoche come una continua decadenza, un'idea prescientifica, antiscientifica, premoderna e antimoderna. Anche solo il fatto, vi faccio notare, che all'inizio vi fosse una conoscenza assoluta, totale, corrispondente alla rivelazione di tutto ciò che gli dei sanno, lo dicono agli uomini, è un'idea antiscientifica, perché pur accumulando conoscenze, l'idea della scienza, l'idea, ve vedremo, di Francesco Baconi, è che questo, nel grafico, questa linea che cresce non arriverà mai al massimo, ci sarà sempre un'epoca successiva in cui aumenterà senza mai arrivare all'assoluto. Invece la prisca teologia pensava che vi fosse all'inizio una conoscenza assoluta e poi un declino. Comunque, insomma, attenzione, Giordano Bruno, come vi ho detto, crede che vi sia un'alternanza, quindi crede che con Lutero siamo arrivati al punto più basso della civiltà umana, l'epoca della storia. Secondo, c'è un'alternanza di epoche nella storia, abbiamo visto, quindi in futuro, secondo Giordano Bruno, sicuramente, ecco, vedete il grafico, la misura verticale del grafico, la quantità verticale del grafico che indica la civiltà, la conoscenza, si riattiverà, tornerà, vedi, arrivato al punto più basso con Lutero, però si ritornerà in alto, perché ripeto, c'è un'alternanza di epoche storiche di vecchiezza e di giovinezza, quindi ci sarà un'epoca giovane, una nuova epoca giovane. Che cosa aveva permesso agli antichi abitatori del Nilo di essere felici? Lui rappresenta l'Egitto come una società perfetta, senza screzi, senza scontri, in cui tutti sono felici, in cui l'organizzazione sociale e politica è la migliore possibile, perché erano operosi, usavano l'intelletto e la mano, l'operosità, costruivano le piramidi, le grandi cose, eccetera, eccetera. Poi invece si è persa questa operosità, questa capacità tecnica tipica degli antichi egiziani, e poi però bisogna riattivarla. Perché Giordano Bruno crede che l'Egitto sia all'origine di tutte le conoscenze, sia il punto più alto che poi è andato in degrado? Perché lui crede nel corpus hermeticum. Questi scritti pieni di magia, di neoplatonismo, scritti nel tarda antichità e nel Medioevo, che però molti, come Giordano Bruno, erroneamente, sbagliando, pensavano essere stati scritti 3000 anni prima nell'antichissimo Egitto, e quindi il corpus hermeticum sarebbe un insieme di scritti che testimonia
l'antica sapienza egiziana. L'errore è marchiano, perché in realtà, poi tra l'altro sono scritti in greco, sono recenti. Come si poteva pensare che nell'antico Egitto si scrivesse in un greco, che poi tra l'altro è il greco tardo-antico, bizantino? È assurdo. Giordano Bruno, come molti altri, prende questa cantonata, pensa che il corpus hermeticum, questo insieme di scritti attribuiti, no? Ne abbiamo già parlato in precedenti lezioni, a Hermes, a Ermete Trismegisto, il dio egiziano che conferisce, che rivela la verità agli uomini, siano autentici e descrivano la società egiziana. In realtà sono un insieme di neoplatonismo, di magia, di teurgia, di astrologia e così via. Lui li considera, sarà uno degli ultimi ormai alla fine del Cinquecento, li considera eterni. Allora la sua idea, come abbiamo visto, è che per far tornare l'operosità, per far tornare la conoscenza, per ritornare ai livelli eccelsi dell'antichissimo Egitto, bisogna fare, vi ricordate, una riforma religiosa. Una riforma religiosa, lui propone infatti a Enrico III di Francia, ve l'ho già detto nelle precedenti lezioni, nella prima lezione, o Elisabetta I in Inghilterra, di abolire il cristianesimo e di sostituirlo, con l'egizianismo, con una versione rinnovata dell'antica religione egiziana, una religione non cristiana. Ovviamente vi ho già detto che sia Enrico III sia Elisabetta I gli rispondono picche, gli rispondono ma è assurdo, ma quale sarebbe questa antica religione egiziana? E ovviamente Bruno resta deluso, ma era una cosa, capite, assolutamente impossibile. Secondo lui bisogna ripristinare l'egizianismo e devono farlo i sovrani, perché deve essere una riforma religiosa che riguarda tutti, che riguarda anche il popolo. Quindi questo è il motivo, attenzione, per cui Giordano Bruno non è più cauto come nelle prime tre opere che abbiamo esaminato la scorsa volta, in cui aveva fatto di tutto, ricordate, per non mettersi in urto con la teologia, con la religione, con il cristianesimo. Perché nelle prime tre opere lui pensa soltanto ad una riforma filosofica, ad una riforma per pochi, e quindi considera il cristianesimo comunque buono per tenere a bada popoli rozzi e ignoranti che non capiranno mai la verità. Per questo lui dice, vi ricordate nelle prime tre opere che abbiamo visto nella scorsa lezione, io ragiono soltanto da filosofo e poi invece non mi occupo di teologia, perché pensava che la riforma fosse solo una riforma di tipo filosofico, elitario per pochi, mentre la massa ignorante potesse essere abbandonata alle sciocchezze della teologia, che comunque aveva una funzione di tenerle a bada. Invece adesso Giordano Bruno rompe gli indugi, non si preoccupa più di conciliare le sue idee col cristianesimo, anzi attacca violentemente il cristianesimo. Perché? Perché lui adesso è fautore di una riforma che non è più vista per pochi, una riforma elitaria, ma una riforma che valga per tutti, anche per il popolo. Quindi deve essere una riforma religiosa imposta dai sovrani che debba sostituire la religione del popolo, cioè il cristianesimo, con questo egizianismo. Da qui le sue critiche violentissime nei confronti del cristianesimo, che interpreta come appunto l'opposto, la negazione, la versione oziosa dell'egizianismo, che invece è la versione operosa. E quindi ovviamente i sovrani non lo seguono, per lui bisognerà imporre questa riforma religiosa, questo egizianismo. Pensate che a un certo punto Giordano Bruno si autoesalta, si autoelogia come un riformatore religioso, come addirittura si esalta come fosse lui il nuovo Hermes, l'incarnazione del dio egiziano Hermes, Ermete Trismegisto, tornato ad annunciare la salvezza per l'umanità, tornato ad annunciare una riforma, non una riforma deteriore come quella protestante di Lutero e di Calvino, ma una riforma che riattivi l'operosità, l'ingegno dell'essere umano. Parla della morale, parla della religione, parla dell'antropologia, della natura umana, ma parla anche della storia, cioè una vera e propria filosofia della storia vista, come abbiamo visto, la storia come un'alternanza di epoche di prosperità e di epoche di decadenza. Ovviamente però attenzione, molti l'hanno interpretata come una sorta di eterno ritorno dell'uguale, ma non è così.
non è Nietzsche, Giordano Bruno. Nietzsche non mette in dubbio che le vicissitudini a cui tutti noi siamo soggetti impediscano che in un'epoca successiva della storia si ripristini in maniera esatta ciò che c'era nell'epoca precedente. Quindi l'egizianismo che lui propone deve essere un nuovo egizianismo adattato ai tempi, non può essere, capite, una replica perfetta, un ritorno esatto di quella che era l'antica società degli egizi. In ogni caso è molto significativo questo, e sarà poi il motivo, l'avete visto, l'opposizione durissima al cristianesimo sarà poi il motivo vero della condanna al rogo da parte dell'Inquisizione. L'ultima opera di Giordano Bruno è Eroici furori, è un'opera considerata importantissima da molti. Io sinceramente non la considero centrale all'interno di Giordano Bruno. Eroici furori sarà riscoperta, avrà grandi apprezzamenti soprattutto in epoca romantica, perché parla dell'eros, inteso nell'eros platonico come appunto una sorta di sentimento che comunque accende la conoscenza, una sorta di impulso sentimentale, appunto l'eros, impulso erotico, che esattamente come diceva Platone nel Fedro e nel Simposio accende l'intelligenza, fa sì che l'intelligenza attraverso un'improvvisa accensione, attraverso un incendio nel senso positivo, arrivi a eguagliare l'uomo a Dio, permetta all'uomo di inviarsi. E quindi un'opera un po' particolare, anche difficile da leggere e da capire, un'opera che un po' anticipa il romanticismo. Ma perché io non la considero particolarmente importante? Perché l'ultima opera di quelle che trattiamo di Giordano Bruno è l'opera della sconfitta e del ripiegamento di Giordano Bruno. Eroici furori è l'opera successiva al momento in cui i sovrani l'hanno scacciato e hanno rifiutato la sua riforma religiosa. E quindi cosa fa Giordano Bruno? Capisce che è impossibile imporre la riforma religiosa egizianistica a tutti, al popolo, e si rinchiude in una dimensione particolare. Pensa che soltanto i migliori, i sapienti, possano in qualche modo conoscere la verità. Quindi è l'opera della sconfitta di Giordano Bruno, della disillusione. Avendo capito che la sua riforma generale popolare dell'egizianismo non può essere messa in pratica, lui si risolve a rivolgersi soltanto ad un'elite di filosofi, esattamente come Platone. Platone diceva: chi raggiunge la vera conoscenza, la conoscenza intelligibile, non gli uomini ignoranti, ma soltanto chi è capace di sviluppare Eros, e soltanto i filosofi sono capaci di sviluppare Eros. Eros, infatti, nel titolo, eroici furori, che vuol dire? Eroico vuol dire erotico, attenzione, non è eroico, coraggioso, l'eroismo del guerriero, eroico vuol dire erotico nel senso dell'eros platonico. Furore invece, come in Ariosto, come nell'Orlando Furioso, furore significa follia, quindi eroici furori significa follie erotiche, follia erotica. In cosa consiste l'eroico furore? Il furore, ovvero la follia, dice Giordano Bruno, dovrebbe essere qualcosa di negativo, ok? Lui distingue il furore dalla sapienza. La sapienza è tipica delle persone assennate che si rendono conto che le vicissitudini, le trasformazioni dell'uno tutto fanno sì che ad una cosa succeda la cosa contraria, che quindi per esempio il piacere verrà seguito dal dolore, che verrà a sua volta seguito dal piacere, quindi il sapiente è superiore al furioso. Perché? Perché la sapienza gli dice di essere tranquillo, di essere sereno, questo infatti è il carattere, il modus vivendi del sapiente, di essere tranquillo e sereno perché non vale la pena di esaltarsi troppo quando arriva il piacere, la fortuna, il caso fortunato, o di abbattersi o deprimersi o disperarsi troppo quando arriva il momento doloroso, la sconfitta, perché il sapiente sa che tutto
tutto è destinato a cambiare, a rifluire nel suo contrario, e che non c'è niente di stabile, di eterno nel continuo trasformarsi dell'uno tutto panteistico e panpsichistico. E quindi il sapiente è quello sereno, morigerato, tranquillo, quello che accetta la medietà, quello che non si esalta, non si ubriaca, non esprime i sentimenti forti di giubilo, di gioia quando arriva il piacere, e neanche si abbatte, si deprime o si dispera, dà i calci contro il muro quando gli capita il dolore, la sconfitta, perché sa che queste cose sono assolutamente effimere, sono passeggere e non hanno quindi molto senso. Quindi il sapiente. Invece il furioso è quello che fa esattamente l'opposto, quello che si esalta in maniera eccessiva, si dà i bagordi quando gli capita qualcosa di positivo, è quello che si dispera in maniera esagerata quando gli capita qualcosa di negativo. Cioè il furioso, il pazzo è quello che non capisce come vanno le cose realmente nel mondo, segue le cose come, con vanità inutile, e quindi esprime, capite, in maniera abnorme, esagerata i suoi sentimenti, sia quando sono positivi, quando c'è da rallegrarsi, sia quando sono negativi, quando c'è da intristirsi. E quindi il sapiente invece non lo fa. Però attenzione, esattamente come Platone, ricordate cosa Platone dice quando Platone dice che l'eros, lo dice nel dialogo, ne abbiamo parlato, se andate a vedere le lezioni di Platone, lo dice nel dialogo il Fedro. Platone dice che esistono 4 manie, 4 tipi di follie che possono essere positive, tra cui uno delle follie, delle manie di tipo positivo è Eros. Riprendendo Platone, Giordano Bruno dice più o meno la stessa cosa. Non esiste solo il furore negativo, il furore dell'uomo ignorante, bruto e rozzo che si comporta come vi ho appena detto. Esiste anche un furore che può essere positivo, che prende il posto della sapienza e che anzi in maniera più rapida e immediata della sapienza fa in modo che si arrivi alla conoscenza di Dio, o meglio che si arrivi a capire che la realtà è un uno tutto di cui noi siamo soltanto un ingranaggio che si trasforma continuamente, che si trasforma incessantemente, e noi siamo solo una parte poco significativa di questo uno tutto. Tu puoi arrivare a capire questo attraverso la sapienza, no? Attraverso appunto la ragione, la filosofia, il comportamento che abbiamo visto del sapiente, che infatti è, come abbiamo visto, ha un comportamento tranquillo, sereno, pacato, proprio perché è consapevole di come funziona l'uno tutto. Un po' come diceva Spinoza per quanto riguarda la conoscenza intuitiva, la conoscenza del determinismo del sapiente. La conoscenza stessa da parte del sapiente lo spinge a essere tranquillo, perché sa che la sua sorte sarà trasformarsi in qualcosa d'altro, eccetera. Però questo tipo di conoscenza, attenzione, può essere appunto, per Giordano Bruno, portata avanti non solo in maniera mediata attraverso lo studio della filosofia, ma anche in maniera immediata, cioè attraverso un furore che appunto, a differenza di altre forme di furore, è un furore positivo, perché è un furore erotico. È come nell'Eros di Platone, c'è un sentimento profondo, una tendenza sentimentale in te verso la conoscenza, che fa sì che non attraverso la filosofia, ma attraverso il sentimento, cioè attraverso il furore, il sentimento erotico, tu in un'avventura estrema dell'intelligenza, tu, come diranno i romantici, in maniera immediata, in maniera intuitiva, rimontando eroicamente, cioè eroticamente, dalla parte al tutto, arrivi a comprendere l'uno tutto, appunto, non attraverso la sapienza, la filosofia e la ragione, ma attraverso un'improvvisa accensione, un improvviso folle bruciare della tua interiorità, di qualcosa di istintivo che ti porta immediatamente a identificarti con il tutto.
tutto, e questo è l'eroico furore. È inutile che vi dica che questo può essere compiuto soltanto da pochi sapienti e non attraverso, come abbiamo visto, la serenità della ragione e della filosofia, ma attraverso anche pratiche esoteriche, pratiche magiche, pratiche iniziatiche che sono per pochi e sono destinati a essere conosciute, queste pratiche, soltanto all'interno di una piccola cerchia di privilegiati. Questo più o meno è il significato dell'opera Eroici Furori, l'ultima opera di Giordano Bruno. Abbiamo concluso Giordano Bruno, ragazzi, amici, appassionati, studenti, giovani, anziani, chiunque voi siate. Io spero di essermi spiegato in maniera chiara, comprensibile, ma anche con il consueto livello di approfondimento, essendo io sceso nel dettaglio, avendo cercato di sviscerare le cose nel dettaglio in maniera molto più ampia di come di solito si fa nei video che si trovano su internet. E questo poi però purtroppo rende pesante, noiosa, troppo lunga la mia esposizione. Il mio canale YouTube Tolandus Redivivus si compone appunto di spiegazioni lunghe e particolareggiate. Quindi vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo per qualche altra video lezione.